Ciao, ciao. Ciao. Ehm, Tra poche ore ho un esame, fortunatamente non oggi, ma domani. Domani perché è già passata la mezzanotte. Darò un esame sul teatro, fatemi compagnia fino a quando non si scaricherà la batteria. Ho fatto anche la rima. Continua a studiare. Tu fai quel comodo. Sto uscendo pazzo, vabbè. Ragazzi, può andare peggio, nel senso questa è l'università, ci sono persone che hanno problemi ben peggiori, quindi beviamoci su. Al momento sto studiando il futurismo, però in realtà non bisogna parlare, cioè nel senso dovrei fare come se davanti a me non ci fosse nessuno, effettivamente non c'è nessuno. Sono da solo. Quindi continuerò a studiare, insomma, senza parlare. Io spero che la vostra giornata sia andata bene. La mia è stata molto buona in realtà perché mi è venuto a trovare un amico che conosco da 10 anni, siamo andati a vedere un film in anteprima nazionale, forse europea, non lo so. Ed è stato bello. Comunque con il tanto studio a volte si è molto soli, quindi fa bene, ecco, apprezzare le piccole cose. Però non voglio, insomma, parlare di queste. Però sono le l'una, cioè non è nemmeno così tardi, però sono stanco. Ho dato un esame 2 giorni fa e adesso ne darò un altro. Ehm, Mi piace guardare film e non guardo film da un po', quindi è come se... Ecco, prendete la cosa che più vi piace fare e non la potete fare, però state facendo qualcosa per poterla fare, per poter lavorare con quella cosa tra qualche anno. Io, non che la laurea, insomma, per me sia importante a tal punto però bisogna essere comunque obiettivi, nel senso, alla fine ognuno fa il cazzo che gli pare, quindi se ho scelto io di fare l'università, per quale motivo devo lamentarmi? Sarebbe controproducente. L'importante è avere l'ansia, perché chi ha l'ansia dimostra l'interesse per quel che si sta facendo e, e quindi io ricorderò queste notti, insomma, ricorderò quando scrivevo del futurismo e della Beckett, quanto cazzo è bravo Beckett. Ecco, io rifiuto il teatro, cioè nel senso, è stato il mio primo innamoramento, si dice. Uh, Poi da lì è nato il passaggio nel cinema da qualche anno, insomma, a livello, non dico ossessivo, però nel momento in cui gestisci bene una cosa, allora magari lì diventa una sana ossessione, ecco. Però io amo a tal punto il cinema che, insomma, non mi fascerei tanto la testa o non me ne fregherebbe molto se diventassi un pazzo per il cinema, davvero. Anche rinunciando alla sanità mentale, e già l'ho fatto in passato in realtà. Ehm,
Però ecco, quell'amore per il cinema mi ha portato poi a scoprire effettivamente anche il teatro sotto un altro punto di vista. Ho scoperto Beckett durante questo studio che ho trovato molto interessante, che però adesso mi ritrovo, ecco, adesso sto considerando questo esame come una sorta di quantità e io sto parlando con voi e non sto andando avanti con lo studio. Con voi chi? Non lo so, perché sono da solo. Io guardo davanti a me e non c'è niente. Ci sono solo i panni che devo mettere a posto e non li metto a posto da giorni. Però tutto questo ha senso perché mi porterà da qualche parte. Io sono sicuro. Ragazzi, credete in voi. Telecamera, fotocamera, a cui sto parlando perché davanti a me non c'è nessuno. Credete in voi. Fa bene. Io credo in me. E fa bene anche dubitare, perché lì diventi umile oppure insomma guardi da un'altra prospettiva le cose. E quante volte io al momento sto pensando che questo esame non lo riuscirò a dare, perché oggi ho preferito andare al cinema, però io non andavo al cinema da un bel po' di settimane, quindi non posso dirmi che non valgo niente perché oggi sono andato al cinema con un amico che conosco da 10 anni che è venuto a Roma e quindi se mi andava di andare al cinema ci sono andato e non devo incattivirmi nei confronti di me stesso. È così ingiusto, è così sbagliato. E adesso mi aspettano delle ore complicate appunto di studio e di stanchezza. Ho preso un caffè prima alle 11, che non è comune insomma tra noi universitari. Però ecco, ricordate che ecco, c'è tanto pessimismo. Cerchiamo di darci un motivo e stamattina mi sono alzato che ero felice di andare al cinema, nonostante io sapessi che dovevo studiare. Però ci sono comunque andato e non bisogna pentirsi di aver fatto una cosa del genere. Ora darò questo esame, come andrà andrà perché lo sto preparando da un bel po'. E ripeto, ho scoperto tante cose interessanti che magari si parla troppo di sistema, si parla troppo di cose sbagliate. È così, ok, siamo giovani, nel senso, ok, cambiare le cose, però viviamo al momento per quelle che sono e cerchiamo di apprezzarle. Davvero c'è troppa gente incazzata nel mondo, troppi giovani incazzati. Io vado all'università e sono tutti incazzati. Tutti! Chiaramente non tutti, sto generalizzando ed è sbagliato. Anche io mi incazzo. Però c'è troppa proiezione verso il futuro. Cerchiamo, ecco appunto sto studiando il futurismo, quindi sto anche ripetendo con voi. Però non credo che parli di questo il futurismo. Anzi, sì, qua dice che Filippo Tommaso Marinetti pubblica il manifesto del futurismo rifiutando tutte le tecniche del passato, ed è giusto. Però bisogna farlo con coscienza, anche proiettati nel presente, perché altrimenti ci depersonalizziamo e non va bene. Cioè, abbiamo bisogno davvero di focalizzarci sul qui e ora, perché realmente è l'unica cosa che abbiamo e quindi quando studiamo e per esempio diciamo ah ok, il sistema universitario ci impone la quantità over the quantity, the quality, sorry. Nessuno mi vieta di riprendere dopo queste cose dopo aver dato l'esame. Quante persone ipocrite giudicano il sistema universitario e poi effettivamente, posso riprendere questa cosa dopo, però poi effettivamente non lo fanno. Io ho scoperto Pirandello. Pirandello! E io ho paura di considerarlo mio amico perché potrei essere considerato fascista quando non lo sono. C'è troppa politica in mezzo, smettiamola. Pirandello era un genio. 100 anni fa faceva praticamente gli stessi problemi che lui faceva emergere, ci
complicano la mente a noi giovani del XXI secolo. Siamo nel XXI, vero? Non mi rompete il cazzo se ho sbagliato. Andrò a cercarlo. Potrei farlo adesso, ma non voglio farlo perché devo studiare. Però sto parlando anche con voi. Pirandello era un genio. E l'esame è andato bene. E io avevo l'ansia, non per il cazzo di voto, ma perché volevo onorare quello che lui ha significato per me in questi mesi. Mi ha accompagnato 2 mesi in questa solitudine. C'è tanta bellezza, bisogna solo riconoscerla e calmarsi un po'. Calmiamoci. Ho mangiato il latte prima, non